Questo episodio di SmackDown si apre con l'idolo di casa Rey Mysterio, che subito ci annuncia il suo ingresso nel Royal Rumble match, e lui nel 2006 è entrato col numero 2, vincendo quell'edizione andando nel main event di WrestleMania, vincendo poi il titolo del mondo dei pesi massimi. Ma quest'anno la competizione è davvero dura, perché ci sono già Drew McIntyre, Seth Rollins, CM Punk, Roman Reigns e John Cena, ma lui nel 2006 l'ha fatto per un amico che noi tutti conosciamo e viene interrotto da Kevin Owens, che dice di rispettare Rey Mysterio. Lui ha avuto una carriera incredibile, realizzando tutti i sogni che aveva da bambino. Ha lottato contro Stone Cold e ha vinto i titoli di coppia col suo migliore amico nei main event di WrestleMania, e nonostante abbia girato il mondo, la persona che lui più rispetta in questo business è proprio Rey Mysterio. Ma l'unica cosa che gli manca e che sogna di fare è affrontarlo uno contro uno sul ring, e Owens è convinto che Rey vincerà la Royal Rumble e gli chiede di scegliere lui come campione da affrontare, così che i due possono avere questo dream match nel main event di WrestleMania. E Rey gli risponde che non è il vero campione perché lo è Cody Rhodes, ma se lui vincesse la Royal Rumble e Owens il match contro Cody, lui non avrebbe problemi a sfidarlo. E Owens inizia a dire che Rhodes ha fatto il lavaggio del cervello anche a Rey, e il luchador gli dice che gli ricorda suo figlio Dominic. Tra i due partono un paio di pugni, il prize fighter scappa prima che il mascherato vada a segno con la 619. Nick Aldis annuncia che stasera avremo il match tra Rey Mysterio e Kevin Owens, e Cody Rhodes dovrà firmare il contratto per il match contro Owens alla Royal Rumble, ma Cody chiede al GM se Owens ha firmato, e dopo che Aldis gli ha detto che lui sarà la prossima fermata, allora l'American Nightmare firmerà solo dopo che l'avrà fatto anche il prize fighter. Le campionesse di coppia Naomi e Bianca Belair battono in un match abbastanza carino e godibile Nia Jax e Candice LeRae, dopo che l'ex campionessa WWE per sbaglio ha colpito la sua amica con un leg drop. Bayley è emozionata di poter partecipare a un main event di SmackDown con il titolo WWE in palio. L'anno scorso per lei è iniziato col botto, vincendo la Royal Rumble e battendo a WrestleMania una delle sue migliori amiche, diventando la campionessa WWE. Poi ha girato il mondo difendendo contro chiunque quel titolo, ma a SummerSlam è stata fregata da Tiffany Stratton e ora è il momento di vendicarsi. Mentre Michin e Chelsea Green discutono, B-Fab chiama Zerbino Piper Niven e le due si sfidano ad un match. Carmelo Hayes prima del match contro Jimmy Uso gli dice che suo fratello Jay andrà per il titolo mondiale a Saturday Night's Main Event, mentre suo cugino Roman Reigns parteciperà alla Royal Rumble, e lui vive perennemente nell'ombra di suo fratello, che a sua volta già vive nell'ombra di suo cugino. E quello tra questi due è stato un gran bel match di una decina di minuti, molto combattuto e spettacolare, ma che è stato interrotto dall'arrivo di Jacob Fatu e Tama Tonga, che hanno attaccato Jimmy Uso, e quando Carmelo Hayes ha iniziato a fare il cretino è stato attaccato anche lui, e finalmente è anche tornato Solo Sikoa, che arriva sul ring, non dice neanche una parola e se ne va, e sul ring rimangono soltanto Tama e Jacob, e quest'ultimo dice che è inarrestabile e che possono continuarlo anche ad odiarlo e a fischiarlo, ma lui continuerà a distruggere tutti quelli che incontrerà. E da dietro arriva LA Knight, che però non si rende conto dell'inferiorità numerica, e ad aiutarlo arriva proprio Braun Strowman, che dopo aver messo fuori dai giochi Tama Tonga si ritrova da solo con Jacob Fatu, ma quest'ultimo viene messo in salvo proprio da Tama. Wow, che emozione vedere questi due distruttori faccia a faccia, e settimana prossima i due si affronteranno a Saturday Night's Main Event. Wow, Santos Escobar carica i Los Garza in vista del loro match, che ora li vedrà contrapposti a degli ex campioni di coppia, i Motor City Machine Guns, dicendogli che il rispetto e il red carpet nessuno glielo darà e quindi dovranno prenderselo da soli. E i Motor City Machine Guns hanno battuto i Los Garza in un match incredibile e stratosferico, ricco di momenti spettacolari, dopo un'intromissione sbagliata da parte dei Pretty Deadly, che distraendo l'arbitro hanno colpito Alex Shelley, ma poi l'arbitro non ha visto il roll up di Angle e i Motor City hanno connesso la Skull and Bones per portarsi questa vittoria a casa. Nick Aldis porta il contratto a Kevin Owens, ma il
prizefighter vede che Cody non ha ancora firmato, perché se non firma Owens lui non firma, e la stessa cosa la fa anche il canadese. Piper Niven batte senza non molti problemi B-Fab in 4-5 minuti di match, grazie anche alla distrazione di Chelsea Green, e dopo il match le due infieriscono sulla povera B-Fab, che viene però salvata da Michin e la sua mazzata kendo. Tiffany Stratton dice che Bayley l'anno scorso ha fatto tutto quello che poteva, ma lei è diventata la più giovane a vincere il Money in the Bank e ora è la campionessa, e quindi è meglio che Bayley accantoni il suo sogno, perché non è il suo momento, perché ora è il Tiffy time. Kevin Owens batte in un quarto d'ora Rey Mysterio in un match bellissimo, molto combattuto e ricco di spot e citazioni al passato. Match vinto da KO, però in modo scorretto. Dopo aver subito la 619 ha colpito l'arbitro, che ha fatto cadere Ray dall'angolo, e così il prizefighter ha potuto connettere la pop-up powerbomb e ha schienato l'Hall of Famer. E dopo il match Owens ha stretto la mano di Ray mostrandogli rispetto, ma era soltanto una scusa, perché stava per colpirlo con una package pile driver, ed è arrivato Cody Rhodes a fermarlo, ed è partita la rissa tra i due, sedata dall'arrivo della security e dei dirigenti. Nick Aldis sgancia un'altra bomba, annunciandoci che settimana prossima a Saturday Night's Main Event sia Cody Rhodes che Kevin Owens verranno privati dei loro titoli, che saranno poi sospesi alla Royal Rumble, e che i due firmeranno il contratto al centro del ring davanti al mondo intero, e la firma sarà supervisionata dall'idolo di casa, lo showstopper, l'Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Ciampa e Gargano dicono ai Pretty Deadly che dovevano fare soltanto una cosa e l'hanno sbagliata, e se vogliono una chance titolata devono prima diventare uomini, devono rendere prima la vita più facile ai DIY e poi renderla migliore per loro stessi. Arriva poi Apollo Crews a ripetere ai musicisti che gliel'aveva detto di non fidarsi dei DIY, e quest'ultimo viene attaccato poi da Johnny Gargano, che gli dice di togliersi il loro nome dalla bocca. Charlotte Flair annuncia il suo ritorno tramite un video, e ora finalmente siamo arrivati al main event, il match valido per il titolo femminile WWE tra la sfidante Bayley e la campionessa Tiffany Stratton. Match molto ma molto bello, anche se mi aspettavo qualcosina in più, però comunque c'è da considerare il fatto che questa era comunque una puntata settimanale. Match comunque molto equilibrato, ma vinto in modo pulito grazie alla Pretty Moonsault Ever da Tiffany Stratton, che rimane la campionessa WWE. Ma durante il match c'è stato anche un piccolo faccia a faccia tra Bayley e Roxanne Perez, e sono sicuro che le due avranno una bella rivalità, perché la Perez debutterà alla Royal Rumble, me lo sento. E detto questo, con le immagini di Tiffany Stratton che alza il titolo al cielo, si conclude questa puntata di SmackDown molto carina a livello di match, ma molto insipida riguardante il resto, con molti promo e segmenti che non hanno portato praticamente a nessun continuo delle storyline. Io ovviamente voglio sapere se vi è piaciuto questo episodio di SmackDown, ma soprattutto se vi è piaciuto questo video, e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!